Ciao raga, oggi vi voglio raccontare come ho iniziato su YouTube con 0 euro, senza attrezzatura, utilizzando solo quello che avevo già in casa. Ma voi mi direte, ma che c'entra questo con il tuo canale? Tu parli di viaggi, crescita personale. In realtà c'entra più di quanto possiate immaginare e ve lo spiego a fine video. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo. Seguitemi nel mio studio, cioè più che studio mi ritiro nelle mie stanze. Già raga, sì, è così. Non so se vi aspettavate lo studio super figo con la scrivania design, le luci a LED. No, in realtà è la stanza dove stavo quando ero bambino. Non ci sto da quando avevo 18 anni, adesso ce ne ho 33, fate voi. Raga, iniziamo ovviamente dalla telecamera, anche perché senza di quella non si fa niente, proprio ancora registrare, quindi fondamentale. Allora, io non avendo né un budget per potermi permettere chissà cosa, in casa non è che avevo già attrezzature, ho detto, vabbè, uso quello che già ho, il cellulare, ce l'abbiamo tutti, semplice. Io uso un iPhone, per la precisione adesso sto usando un iPhone 11 Pro, questo è un iPhone 7 di merda che già c'avevo, ma era giusto per farvi capire. Quindi inizialmente non c'è bisogno di action cam, tutte ste menate, il cellulare va più che bene. Poi, per stabilizzare l'immagine servirebbe qualcosa, se no vedi qua, cioè, facciamo il balletto, il terremoto. Ci vorrebbe un treppiedi, un qualcosa del genere che io non ho in casa e tanto me lo voglio andare a comprare, quindi mi sono ingegnato, vi faccio vedere come. Che poi non è che c'ho tutto questo ingegno, ci arriverebbe chiunque. Vai. Io quello che uso è un'estate gigante, che in realtà c'è un tavolinetto, però è grosso, cioè guardatelo comparato con la ciabatta, cioè è proprio un bel tavolinetto, però è basso. Quindi che ho fatto? Ci ho aggiunto un bello scatolone, vedete? Così è diventato bello alto, il necessario per quello che mi serve. Però mi chiederete come fa a tenerlo sul cellulare con questo che non so come chiamarla, una specie di pedana che io metto qua sopra. Questa, considerate, me l'hanno data in aeroporto nelle Filippine, e quindi questo è il mio treppiedi. Eccolo qui, il mio treppiedi favoloso. Ok, una volta che mi sono occupato della parte video, c'è bisogno di occuparsi dello sfondo, perché aiuto. Diciamo che l'effetto casa della nonna, con la predominanza di colori rosa, marrone, anche no, magari. Qualcuno avrà notato questo robo, dice ma che è? Raga, è il mio modo per coprire lo sfondo, perché le opzioni erano due: o dargli fuoco, ma ci devo dormire, quindi non posso. Quindi l'opzione migliore era coprire tutto. Io non sono fan degli sfondi asettici, però meglio che sta roba. Quindi che ho fatto? Ho messo una catena lunga dall'armadio fino allo stoppino del quadro. Genius! Poi ho messo su semplicemente un lenzuolo e voilà, copre tutto, fermato con una bollettina. E 1, 2, 3... Voilà, sfondo merdoso eliminato. Io direi che è molto meglio. Comunque nel mentre, se mi vedete lucido e grondare, è perché oggi ci stanno tipo 86 gradi. Poi raga, le luci, io non ho lampade, quegli affari lì da studio, quindi uso la luce naturale, la finestra. Adesso vi spiego come, per renderlo un pochino più effetto cinematografico, se così vogliamo dire. Raga, semplice, invece che stare di fronte alla finestra, mi sposto di 45 gradi. Fermate. Ok, vedete che adesso ho mezza faccia illuminata e mezza in oscurità, forse un po' troppo, e si vede parte dello sfondo merdoso. Quindi adesso vi faccio vedere come sistemare il tutto. Primis sposto lo sfondo, praticamente che faccio? Stacco il gancio da di qua, io vedete ho fatto una prolunga con la catena, così che lo posso agganciare. Oddio. Dicevo, così che lo posso agganciare a quest'altro lato. Metto lato tutto, dicevo, così che lo posso agganciare a quest'altro lato. E voilà,
Adesso per sistemare l'oscurità da questo lato andrebbe aggiunta una luce da quest'altro lato. Io la vorrei mettere magari calda, quindi uso una lampada. Raga, uso questa trescissima lampada con luce calda, collegata con una prolunga fino alla presa là dietro. Vediamo se si vede, eccola là. Per capire, guardate il mio studio quanto è piccolo. C'è veramente uno spazio, sarà di 2 metri quadri, da dove però nasce tutto. Quindi, raga, cioè, se ce la faccio io da sto bucio, ce la potete fare pure voi. Quindi passiamo da questo a questo. Sarà l'effetto migliore della vita? No, raga, però meglio di niente. Come si dice, è questo che passa il convento. Raga, l'ultimo aspetto è l'audio. Uno mi dirà, ma non ce l'ho il microfono. Però c'è un trucchetto che secondo me non ci avete pensato. Le cuffie dell'iPhone. Ma come le cuffie dell'iPhone? Le cuffie dell'iPhone, raga. Perché come vedete c'ha il suo piccolo microfono incorporato, che comunque dà il suo risultato. Questo, raga, è come mi sentite senza microfono. Adesso provo a collegarlo e mi dite se sentite la differenza. Eccolo qua, vedi raga, secondo me c'è una bella differenza. Poi il microfono va tenuto, diciamo, altezzamento rivolto verso l'alto, perché se lo mettete così poi si sente una merda. Quindi va tenuto così, so che non è bellissimo da vedere, al massimo lo tenete così, però è un qualcosa. Raga, questo è il risultato finale. Sarà il migliore che abbiate mai visto? Sicuramente no, però considerando che è fatto con 0 euro, con attrezzatura che sicuramente tutti avete già in casa, boh, io non mi lamenterei. E per iniziare direi che è un ottimo compromesso. Raga, eccoci giunti alla fine del video. Se vi ricordate all'inizio ho fatto una domanda, ma che c'entra sto argomento con quello di cui parli solitamente? Adesso vi spiego perché. Intanto spegniamo sta luce, mi voglio mettere proprio bello così, così mi vedete bene. Io raga parlo di condivisione, anche se il mio diciamo, canale parla di viaggi e crescita personale, però parlo di condivisione in generale e credo che questo video sia la dimostrazione che si può aiutare chiunque con qualunque tematica, e in questo caso chi come me si è appena approcciato a YouTube può benissimo iniziare con pochissimi mezzi. Poi raga, volevo anche dimostrare con questo video che tutto è possibile, volere è potere, che rimandare è solo una scusa, perché se vuoi puoi iniziare il tuo canale YouTube oggi stesso, con l'attrezzatura che hai in casa, ci vuole solo forza di volontà e basta. Cioè, io almeno ho iniziato così, non sarà il risultato perfetto, la qualità migliore, quella magari la raggiungerò con il tempo, ma inizialmente magari uno non ha un budget per poter investire, però ha delle idee, qualcosa che vuole raccontare e condividere, quindi perché non iniziare? Raga, c'è un detto che dice done is better than perfect, cioè che se aspettiamo la perfezione non inizieremo mai, quindi tanto vale cominciare, piano piano si migliorerà, però è meglio cominciare piuttosto che stare lì e rimandare perché una volta non c'ho l'attrezzatura e una volta non mi sento sicuro. Iniziate, punto. E tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti, mi raccomando, spingete con i commenti, like, così mi aiutate a crescere, e soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e raga, ci vediamo al prossimo video.